Era lì. Una casa dimenticata. Ma davvero dimenticata. Pareti fredde. Finestre cieche. Un respiro nel vento. Chi vive ancora dentro? Chi aspetta dietro quella porta? Ogni paese ha il suo segreto. Questo non è mai stato raccontato. O forse sì, ma nessuno ha avuto il coraggio di ascoltare. Era lì. Da sempre. Una casa vecchia, stanca. I muri cadevano a pezzi. Le finestre, cieche. Il legno gemeva a ogni soffio di vento. Nessuno si fermava. Nessuno osava guardare. Perché dovresti? Perché fissare un luogo che sembra fissare te? Eppure, qualcuno ogni tanto si lasciava tentare. È solo una casa, dicevano. Un rudere qualunque. Ma era davvero solo questo? O nascondeva molto di più? È solo polvere e legno marcio? O qualcos'altro ti osserva nell'ombra? Se nessuno ci vive da anni, allora chi accende le luci ogni tanto? Ti sta guardando. Non ora, non domani. Adesso. Dietro il vetro. Tra le assi rotte. Un'ombra che non si muove. Non respira. Eppure è viva. Non sei tu a guardare la casa. È lei che guarda te. E aspetta. Benvenuto. Questa non è solo una storia. Potrebbe essere la tua. La verità non sopravvive mai intera. Il buio la inghiotte, la spezza, la sussurra solo a chi osa guardare troppo a lungo. Kele, ogni casa ha i suoi segreti. Anche la tua. Sei sicuro di conoscerli tutti? Sei sicuro di sapere chi ti osserva quando spegni la luce? Non chiederti se sia tutto vero. Chiediti solo una cosa. Quanto tempo passerà prima che accada anche a te? Marco, un giovane, curioso, ostinato, aveva ascoltato troppe storie su quella casa. Storie che nessuno raccontava fino in fondo. Non entrarci mai, gli aveva detto suo nonno. Chi varca quella porta non torna più lo stesso. Frasi esagerate? Forse. Ma non è così che iniziano sempre le leggende? Perché non si può entrare? Non c'è niente lì dentro? O forse sì? Chi ha paura di aprire quella porta? Cosa nasconde davvero quel silenzio? Se apri, cosa succede? E tu? Sei sicuro di volerlo sapere? Era una notte d'inverno, una notte come tante. Il cielo coperto, nero, il vento tagliava la pelle come lame sottili. Marco scelse di ignorare la paura, scelse di provarci. Hai davvero il coraggio di restare ad ascoltare? Quante volte ti è capitato di sentirti osservato? E quante volte ti sei voltato senza vedere nessuno? Sei sicuro che fosse davvero nessuno? Il cancello arrugginito scricchiolò. Un brivido gli attraversò la schiena. Il metallo sembrava vivo. Respirava. Non poteva essere vero. O forse sì, forse qualcosa lo stava già osservando. Illusione? Suggestione? O qualcosa che lo stava già aspettando? Dentro la casa, la porta si aprì con un gemito. Buio. Polvere che scendeva lenta come neve maledetta. Il pavimento scricchiolava sotto i suoi passi. Ma non era solo il legno a gemere. Sembrava un sussurro. Parole spezzate. Parole che non voleva capire. O non poteva. Se nessuno c'è lì dentro, perché senti un respiro accanto al tuo? Se la casa è vuota, perché sembra battere come un cuore? Forse non è la casa ad aspettare te. Forse è sempre stata dentro di te. Guardò intorno. Un corridoio stretto, quadri sbiaditi di volti che lo fissavano. Occhi vuoti, ma vivi. Chi erano? Perché sembravano conoscerlo? Ogni stanza nascondeva qualcosa. Una sedia che dondolava da sola. Un bicchiere scheggiato su un tavolo. Un libro con pagine mancanti. Chi aveva vissuto lì? E perché aveva lasciato tutto com'era, come se dovesse tornare da un momento all'altro? Il silenzio era strano, troppo profondo. Come se qualcuno trattenesse il fiato, nascosto da qualche parte. Non eri tu a esplorare la casa, era la casa a esplorare te. Non ti chiedi mai chi osserva chi. Dentro era freddo, troppo freddo. Il pavimento gemeva. Un'ombra si mosse nell'angolo, o almeno così gli parve. No, si disse Marco, è solo suggestione, solo paura. Ma la paura non mente mai. Non c'è nessuno. Un respiro, non il suo. Un passo, lento, dietro di lui. Si voltò di scatto. Nessuno. Vuoto. Silenzio. Nessuno.
Non c'è nessuno, ripeté a voce bassa. Ma allora? Chi stava facendo battere così forte il suo cuore? Chi stava riempiendo l'aria di quel gelo che sembrava vivo? Era la casa? O qualcosa che non voleva più lasciarlo andare? Una porta, chiusa, lì, in fondo al corridoio. Perché chiusa? Perché proprio quella? La maniglia, gelida, troppo fredda per essere normale. Un odore marcio, qualcosa marcisce lì dentro. Il cuore accelera, un passo indietro, un respiro trattenuto. Aprirla o fuggire? Cosa c'è dietro? Chi aspetta? Dall'altra parte. Spalancò. La porta si apre. Un gemito lungo, metallico. Il buio esplode davanti a lui. Scale, strette, bagnate, un odore più forte, marcio, antico, quasi vivo. Un passo. Il legno scricchiola. Un altro passo. Il suono non è solo il suo. Il respiro si ferma. Il silenzio trema. Qualcuno o qualcosa è già lì sotto. Perché continuare? Perché non scappare? Ma lo sai anche tu. La curiosità uccide sempre più della paura. Lì sotto trovo qualcosa. Il seminterrato. Pareti umide. Segni ovunque. Graffi, unghie spezzate. Chi aveva scavato lì? Chi urlava senza voce? Pareti coperte di segni. Non parole, non graffiti, ma graffi. Unghie che avevano scavato nel muro. Chi era stato rinchiuso lì? E soprattutto, era mai uscito? Un sussurro. Dietro di lui. Alle sue spalle. Una voce bassa. Non dovevi entrare. Marco si voltò di scatto. Nessuno. Solo buio. Ma il buio respirava. Il buio era più fitto, quasi liquido. E dentro quel buio un movimento lento, costante. Non passi. Non respiro. Ma presenza. Un'attesa infinita. Marco corse. Scale. Corridoi. Il pavimento tremava sotto i suoi piedi. Il cuore che esplodeva. Il respiro gli usciva a scatti. La porta d'ingresso, quasi aperta. Uscì, inciampò, cadde nel fango, si rialzò. Il vento lo colpì come lame. Si voltò. La casa lo guardava, le finestre come occhi, la porta come una bocca. Eppure non era più solo un rudere, era viva e dentro qualcosa si era svegliato. Alla fine, nessuno, o così sembrava. Eppure... Perché il cuore batte ancora così forte? Cosa ha visto Marco? Paura? Suggestione? O qualcosa di reale che non si lascia spiegare? Chi osservava davvero? E perché sente ancora il respiro accanto al suo? Da quella notte Marco non fu più lo stesso. Occhiaie profonde, sguardo perso. Camminava per il paese come un'ombra tra gli altri. Ogni tanto qualcuno lo sentiva parlare da solo. Non dovevo entrare. Non dovevo entrare. Ma la domanda resta. La casa lo aveva lasciato andare davvero? O lo aveva semplicemente portato fuori con sé? E tu? La guarderesti negli occhi? O volteresti lo sguardo sperando che lei non ti abbia già scelto? La casa è ancora lì, ferma, silenziosa, ma non vuota. Non lo è mai stata. Ogni notte qualcuno sente un passo, un respiro, una voce che sussurra dal buio. E se fosse la tua porta a scricchiolare stanotte? Ricorda, certe case non si lasciano mai davvero. Sono loro a scegliere chi tenere con sé.